Ehi, Max! Lenny Meyer. Sì, la spingo. Allora, di che ti occupi? Matematica per i computer. E che tipo di matematica? Teoria dei numeri. Faccio ricerche. Ma pensa, anch'io lavoro coi numeri. Non in modo tradizionale, studio la Torah. È pazzesco! L'ebraico è tutto numeri. È matematica. Lo sapevi? Guarda. I nostri padri usavano l'ebraico come sistema numerico. Posso? A ogni lettera corrisponde un numero. A, Aleph, è 1. B, Bet, è 2. Mi segui? E ora attento. I numeri sono interconnessi. Per esempio, padre, Ab, Aleph e Bet. 1 e 2, uguale 3. Ci siamo? E adesso la parola madre. Haim, Aleph, Mem, 1 e 40, uguale 41. 41 più 3, 44. Capito? E ora proviamo con la parola figlio, ok? Madre, padre, figlio. Yeled. 10, 30 e 4. 44. Ora proviamo col giardino dell'Eden, Kadem. Tradotto in numeri, 144. Il valore dell'albero della vita che si trova dentro l'Eden. Chiaro? Ad Haim è 233. 144, 233. Sono i numeri di Fibonacci. Come hai detto? È come la sua sequenza numerica. Fibonacci? Fibonacci era un matematico italiano del XIII secolo. E se dividi 233 per 144, il risultato si avvicina a teta. Teta? Sì, teta. È il simbolo greco della sezione aurea, la spirale aurea. Wow. Questa mi giunge nuova. E la trovi anche in natura? Come i girasoli. Ci sono spirali ovunque. L'equazione è impossibile. Lo spazio è una sostanza malleabile. C'è la carga su cui forze sconosciute imprimono il loro sigillo fino a deformarla. Quando questo accade, il tempo si svincola dalla gravità e i luoghi subiscono una mutazione indotta dal significato. Una linea curva può divorare un'intera città e un'ombra può avere più peso del cemento che la proietta. Lo schema dell'impalcatura del mondo, attrattore strano di traumi e ossessioni. Quando la realtà si piega alla matematica. Buona visione. Moebius.
Di Gustavo Mosquera, Argentina, 1996. Tratto dal racconto Una metropolitana chiamata Moebius di Armin Joseph Deutsch del 1950, il film di Mosquera evoca i fantasmi della storia argentina, ma li proietta in un incubo scientifico. Treno 101, vi parla il direttore generale. Come mai non procedete? Da rosso è passato a verde e da verde a rosso, non posso rischiare. Metropolitana di Buenos Aires. Un intero convoglio, il numero 86, svanisce nel nulla con tutti i suoi passeggeri. Il giovane topologo Daniel Pratt viene chiamato per indagare. Aspetta. Un sistema complesso che ha raggiunto il punto critico e che ha smesso di obbedire alla fisica, operando una transizione di fase. Un'anomalia apparentemente irrisolvibile. La logica del punto A e punto B fallisce. Andare avanti significa tornare eternamente al punto di partenza. Viviamo in un mondo dove nessuno più ascolta, mio caro Pratt. Ecco. È stata una giornata faticosa. Uzumaki. Diego Cinski, Giappone, 2000. Adattamento del manga omonimo di Junji Ito del 1998, Uzumaki è un'esperienza vischiosa di surrealismo pop. Kiri e il suo fidanzato Shuichi osservano la loro città scivolare in una psicosi geometrica. Tutto inizia con l'ossessione del padre di Shuichi per le spirali, un amore estetico che lo porta a volersi trasformare lui stesso in una curva perfetta. È l'inizio di un'apocalisse silenziosa e umida che trasformerà la realtà in un delirante gorgo. La cittadina di Kuruzu è un organismo che si arrotola su se stesso, dilaniato da un parassita topologico che ne riscrive le superfici. La tridimensionalità dello spazio viene curvata in un vortice infinito. Una calamita metafisica che deformerà ferro, legno e cemento. Da questo processo non si salverà neanche la carne. Ricordatevelo! Ciascuno può dar vita alla spirale che tiene nascosta dentro di sé. E adesso ve lo dimostrerò.
The Night House, la casa oscura. Di David Bruckner, USA 2021. Beth è rimasta sola nella casa sul lago dopo l'improvviso e inspiegabile suicidio del marito architetto Owen. Esplorando il bosco dall'altra parte del lago, Beth troverà una replica esatta ma invertita della sua abitazione, una casa specchio costruita nel fango e nell'ombra. Soggiorno angolo cottura. Schemi che confondono. Ingannalo, non ascoltarlo. La casa simbolo non è fatta di mattoni, ma di spazio negativo, dove il ronzio del silenzio è l'unica voce che dice sempre la verità. Tra lo spigolo di una porta e l'ombra di una libreria si intravede il rovescio smontato del reale. Un vuoto significante che risuona come la frequenza di un segnale radio da altre dimensioni. Il nulla è la presenza più ingombrante di tutte,